Cosa avranno in comune uno storico sindacato di metalmeccanici tedeschi con i creators di YouTube? Cosa ci fanno gli YouTubers con i campioni delle rivendicazioni sociali nel lavoro? In realtà si potrebbe rispondere che forgiano il nostro futuro, letteralmente, ma anche che fanno un gran mazzo a YouTube. Pensate che sia uno scherzo? No, siamo serissimi. Sono ormai almeno 10 anni che YouTube applica la prassi di cancellare i video scomodi, e non per sbaglio, come sostengono gli adoratori del dio algoritmo. Infatti, la narrazione mitologica racconta che non siano i referenti umani di YouTube a rimuovere i video, e senza darne peraltro mai nessuna spiegazione, ma che a farlo sia invece l'imperscrutabile algoritmo. L'algoritmo non si può fermare, non si può cambiare, dicono a Google, ed esegue un compito preciso, che è quello di rimuovere solo e soltanto i video che violano le norme della piattaforma, anche se ogni tanto qualche erroruccio potrebbe capitare per colpa dei bot. 10 anni? Sì, torniamo indietro nel tempo, al terremoto dell'Aquila 22 aprile 2009. Senza dubbio per colpa di qualche bot geologicamente confuso, l'algoritmo fece sparire questo. La televisione, licenziato con ricevuta di ritorno. Qualcuno ha oscurato la videointervista che abbiamo realizzato una settimana fa io e Stefania Pace. La reazione della rete è stata poderosa, è stata temibile, terribile. In decine, in centinaia avete ripubblicato il video su tutti i social network, da YouTube a Facebook. Ed è stata una manifestazione, una dimostrazione non tanto di potenza, ma quanto una dichiarazione di indipendenza della rete e del giornalismo libero e indipendente rispetto a quello omologato dei media tradizionali. La rete va avanti. E adesso censurate anche questo. Stefania, la rete ha centuplicato il nostro messaggio davvero con la forza non di 1000, ma di 1 milione, di 10 milioni di braccia. Questa stessa cosa è capitata anche a molti altri canali negli anni successivi, come ad esempio quello del Professor Ratto, che sulle note di questa sua canzone, cantata e composta da lui, ha creativamente avvisato gli iscritti che un suo video rimosso da YouTube è ora disponibile su Vimeo. Poi, per quanto riguarda una pratica subdola come il blocco della monetizzazione, ricordiamo il canale di Border Knights o anche Pandora TV, ma anche altri canali indipendenti, come ad esempio La Finanza sul Web di Rinaldi. Rinaldi nel 2017, 2 giorni dopo aver annunciato la sua disponibilità a rilanciare i contenuti di un canale francese appena oscurato, quello del Professor Sapir, ha subito la chiusura del canale. Voi direte, certo, tutti complottari dei noantri, però attenzione a sostenere che sia lecito, perché per legge ad un atto di censura che resta gravissimo deve seguire entro 24 ore l'ordinanza del giudice. Quindi è un reato silenziare voci scomode, come sta accadendo in queste ore a molte pagine Facebook. E poi ci sono contenuti di cui è impossibile giustificare la rimozione. Stefania, di una settimana fa la nostra videointervista, che è stata prontamente ripresa anche dal sito di Beppe Grillo, ha raggiunto in pochi giorni le 50.000 visualizzazioni, in cui tu muovevi delle precise accuse, facevi delle precise denunce, raccontavi in qualità di testimone oculare i fatti. Dopo alcuni giorni di live dell'intervista e successivamente ad una tua apparizione nella trasmissione Chi l'ha visto di lunedì scorso, il video è stato misteriosamente, per ragioni ancora non meglio precisate dallo staff di YouTube, semmai le vorranno precisare, oscurato. Ed è la prima volta, nella mia opinione, che accade che un video non sia censurato per questioni di copyright, cioè un problema di video o di immagini protette da diritto di autore, ma per un problema di opinioni. È stata censurata l'opinione di una madre di famiglia, testimone oculare dei fatti della tragica notte tra il 5 e il 6 aprile. Un fatto che a mio parere è di gravità inaudita. Secondo te, a tuo parere, che cosa può avere scatenato questo tentativo di oscuramento delle parole di una madre di famiglia, testimone oculare dei fatti della tragica notte tra il 5 e il 6 di aprile? Allora, innanzitutto voglio fare una premessa, e cioè che sono incazzata nera per questo tentativo di censura, e penso che l'unica parte che poteva essere, diciamo, in qualche modo, che poteva dare fastidio in qualche modo a chi ha oscurato la videointervista
era quella relativa alla denuncia fatta, diciamo, sulla protezione civile, cioè quando io ho detto nella precedente intervista che la protezione civile aveva avvisato le persone dopo il sisma, dopo il terremoto delle 11:30, aveva detto a tutti quanti di rientrare in casa. Ora questo è scomodo e penso che l'unico passaggio, diciamo, scomodo di tutta l'intervista sia stato questo, anche perché non conteneva musica coperta da copyright, non conteneva parole offensive, non conteneva nulla che potesse in qualche modo turbare o non offendeva la sensibilità religiosa, forse offendeva la sensibilità istituzionale di alcuni soggetti preposti al potere. Sì. Ormai la censura dei social sembra una specie di marchio di qualità, una garanzia. Sicuramente diamo fastidio perché chiaramente siamo un blog libero e indipendente, non abbiamo padrone, diciamo quello che veramente pensiamo in maniera libera, chiaramente più delle volte, anzi il 100% delle volte controcorrente, non supportando il pensiero dominante, corrente, e quindi è chiaro che siamo nell'occhio del mirino. Ma questo a noi ci fa molto piacere, è una medaglia che noi prendiamo sicuramente. Un giorno ce ne sarà dato atto, ne sono certo. Ed è andata proprio così. Mister Preferenze, il prossimo botto elettorale sarà di Marco Mori, grazie Facebook. Ma per tornare ai nostri adorati metalmeccanici tedeschi, ma che ci azzeccano! Alcuni youtubers, per opporsi allo strapotere e agli abusi indiscutibilmente illegittimi di YouTube, hanno deciso, insieme al sindacato tedesco IG Metall, uno dei più antichi, di lanciare la campagna FairTube, di cui potete seguire tutti gli aggiornamenti sul loro sito. Già nel 2018 uno youtuber tedesco simpaticissimo, Jörg Sprave, aveva dato vita ad una YouTubers Union dopo la cancellazione di alcuni suoi video. Però grazie all'appoggio del sindacato IG Metall si è passati decisamente ad un livello superiore e FairTube ha avuto la forza di lanciare un ultimatum a YouTube. O rispondete alle nostre richieste in 4 settimane o agiremo per vie legali, perché il sindacato IG Metall ha messo a disposizione degli YouTubers i suoi eccezionali avvocati. Esattamente quali sono state tutte le richieste che il sindacato ha rivolto a YouTube? Trasparenza. Tutto dovrà essere pubblico, categorie, procedure, regole. Si potrebbe pensare che chiunque vorrebbe la trasparenza, ma in realtà non è così. YouTube mantiene tutto segreto, le regole per i bot, i censori, le loro decisioni, le procedure che usano per promuovere ed oscurare un video. Tutto è mantenuto segreto e questo non è il modo di trattare un partner. Regole chiare, giustificare la demonetizzazione e la rimozione, perché regole formulate in maniera vaga non sono abbastanza. Richiediamo motivazioni precise e comprensibili per ognuna di queste decisioni. Fateci parlare con le persone. Gli YouTubers sono esseri umani e meritano rispetto. Basta con email automatizzate da anonimi servers. Le persone dovrebbero prendere decisioni, non le macchine. Gli YouTubers dovrebbero avere persone reali con cui parlare e non anonimi indirizzi email. Istituire un organo neutrale per la risoluzione delle controversie. YouTube definisce gli YouTubers partners, ma in realtà non è così. YouTube ha tutto il potere e non è così che funziona una partnership. Se c'è un forte disaccordo, dovrà decidere una terza parte neutrale. Vogliamo un posto al tavolo delle decisioni, perché il successo complessivo dell'azienda dipende dalla produttività creativa degli YouTubers e quindi è giusto che anche gli YouTubers partecipino alle decisioni e al futuro della piattaforma. Chiediamo di creare un consiglio consultivo che sia pienamente integrato in tutte le decisioni e che abbia voce in capitolo partecipando al processo. Queste sono le nostre esigenze, il nostro obiettivo è realizzarle il più presto possibile. E ora, fai attenzione YouTube, hai esattamente 4 settimane per avviare i negoziati con noi. Tic-tac, l'orologio gira. Sai come contattarci? Ti stiamo aspettando. Le minacce di FairTube hanno dato frutto e YouTube Germania ha risposto. Le richieste in realtà sono di buon senso, sono legittime e sono le stesse espresse già 10 anni fa
proprio da Stefania Pace. Dall'alto, quando si vanno a toccare questi poteri, qualcosa scatta anche in quelle aziende che per antonomasia, diciamo, dovrebbero pubblicare tutto. Faccio presente che su YouTube si trova veramente di tutto, e però la mia videointervista è stata censurata perché dava fastidio a qualcuno. Io non lo so, mi piacerebbe anche capire le motivazioni di questa censura, mi piacerebbe che qualcuno me le dicesse, perché non ho raccontato niente che andasse al di là della semplice realtà e dei semplici fatti che io ho vissuto quella notte. Ma perché YouTube ha deciso di trattare con chi lo minaccia? Beh, diciamo che Sprave è un uomo difficile da ignorare, forse perché è allenato a centrare il bersaglio e poi incarna alla perfezione il verbo una risata vi seppellirà. Inoltre, tra le poderose strategie di Fairtube in caso di mancata risposta di YouTube, la terza era proprio questa. Stefania, la rete ha centuplicato il nostro messaggio davvero con la forza non di 1000 ma di 1 milione, di 10 milioni di braccia. Credo che un ringraziamento a tutti quanti sia più che mai opportuno. Sì, io desidero ringraziare tutti quelli che hanno ripubblicato la videointervista, tutti quelli che si oppongono all'informazione, alla pseudoinformazione e che portano avanti un pensiero libero. Appunto sono grata a tutti per il lavoro che hanno svolto e anche per il coraggio. Sono convinta che c'è un'altra realtà di persone che non si accontenta di subire passivamente. In attesa dei futuri sviluppi della campagna Fairtube vi salutiamo con il Vangelo secondo Messora. Andate e pubblicatene tutti. E per celebrare degnamente questi 10 anni di censura, perché non ripetere l'esperienza anche con quei simpaticoni di Facebook? E se la inondassimo tutti dei contenuti di Marco Mori e di Casa Pound?